Ciao a tutti, bentornati alla nuova puntata di Food Wars. Questa volta siamo a Bangkok e il ristorante scelto stasera è Thip Samai, un ristorante specializzato in noodles, o meglio nella specialità della Thailandia, Pad Thai, ovvero dei noodles di riso saltati con gamberi, noccioline e altri ingredienti. Allora, il ristorante è estremamente reputato, estremamente conosciuto, visto che quella che vedete dietro di me è la coda che dovremmo fare per mangiare qua. Ci saranno, penso, almeno 2 ore di coda da fare. Oltretutto qui a Bangkok non è fresco, anzi ci sono più o meno una 32 gradi centigradi con un 80% di umidità, quindi dubito che mangeremo qui. Prenderemo però per esportazione, visto che è possibile nel banco che c'è davanti, prendere per esportazione e mangiare dove si vuole qua vicino. Penso che sarà la scelta che prenderemo questa sera. E in finale la puntata di questa serie Food Wars si svolgerà totalmente sulla strada, proprio Bangkok version. Come vedete siamo seduti per strada, mangeremo per strada, veramente street food come al 100%, com'è logico qui in Thailandia. Qui a Bangkok abbiamo chiaramente preso dei tavolini in parte che non sono neanche dei ristoranti, quindi abusivi. Abbiamo dovuto ovviamente ordinare anche altre cose, dei chioschetti ambulanti qua davanti, se no non avremmo potuto sederci. La birra la compreremo nel combini che c'è qua in parte, e da Thip Samai, il famoso ristorante strapieno, prenderemo solamente la specialità che mangeremo in questo tavolo. Vediamo comunque com'è, perché siamo venuti principalmente per assaggiare questa famosa specialità, il Pad Thai di Thip Samai. Allora, per farvi capire l'avventura di questa sera per mangiare, vedete, questo è il posto dove si compra la birra o certi alcolici. Non è un combini come ci avevano detto, ma è un piccolo supermercato gestito da una famiglia che ha un frigorifero e che vende birra, vende altre bibite gassate chiaramente. Se seguiamo e usciamo da questa stradina, che è proprio un cunicolo praticamente la stradina, ci dirigiamo verso il posto in cui siamo seduti. Qui ci sono i tavoli, come vedete siamo in strada. Anche questo fa parte della Thailandia, chiaramente famosa per lo street food, e quindi si mangia per strada. Le famose bancarelle che vendono vari tipi di cibo. Qui abbiamo il tavolo nostro dove stiamo aspettando già i mupping, quindi il maiale alla griglia. Abbiamo preso le birre e adesso andiamo verso Thip Samai a ordinare il famoso piatto. Come vedete c'è gente, ma soprattutto la gente la troviamo da Thip Samai. Oltretutto vicino a Thip Samai c'è anche Jai Fai, che è la famosa vecchietta che ha quel ristorante, una stella Michelin, l'ha presa da due anni più o meno, e c'è sempre un casino di gente. Questa qua è la coda che avremmo dovuto fare, ma che non faremo, perché 2 ore sono veramente troppe. Quindi noi ci fermiamo qui, ordiniamo e mangiamo. A dopo. Ok, la nostra scelta in finale si è riversata sul Pad Thai praticamente classico, però avvolto in un omelette, e il Pad Thai Som Krong, come si chiama, ovvero senza pasta ma solamente i gamberetti, la polpa di granchio, le varie verdure servite a parte. Spero veramente che questo Pad Thai sia speciale, perché c'è una coda mostruosa dietro e non smette di aumentare, quindi vediamo se effettivamente ne vale la pena. Il prezzo è abbastanza consono comunque, si spendono dei 2 piatti che abbiamo preso 520 baht, ovvero circa 15 euro. Ed ecco qua che col nostro sacchettino pieno di Pad Thai andiamo verso il tavolo per mangiare, se riusciamo a passare attraverso tutta la gente che c'è. È veramente complicato questo ristorante, assolutamente. Spero che sia veramente buona questo piatto. Allora, questa è la cena di questa sera senza i Pad Thai di Thip Samai, perché ci hanno appena detto che non possiamo mangiarli su questo tavolino, quindi cercheremo un altro posto per mangiarli dopo. Intanto ci mangiamo questo Pad Thai, che è lo stesso, però preso da un'altra parte, avvolto nella omelette, vedremo se è più o meno buono, e il mupping, che sono gli spiedini di maiale grigliato alla sauce, una salsa fatta con curcuma e noccioline, chiaramente la salsa che la accompagna, le verdure e i vari dip piccanti. Ed ecco il nostro tavolo di questa sera, il marciapiede, dove mangeremo le famose specialità di Thip Samai.
al drammatico prezzo di 15 euro. Questo è il mio piatto e speriamo che questa specialità sia almeno buona, anche se comincio a dubitare della cosa. E questo, scusate l'immagine e la luce che non ce ne trova purtroppo, è il secondo piatto, che è sempre un pad thai, visto che il ristorante è specializzato in pad thai, però con la polpa di granchio, verdure e gamberi. Allora, direttamente dalla strada di Bangkok vi spiego cos'è un pad thai, perché l'ho ripetuto varie volte. Principalmente è composto da noodles di riso, quindi sono dei noodles di riso saltati con dei gamberi, dell'uovo fatto tipo a frittata, germogli di soia e condito con tamarindo, salsa di pesce, succo di limone verde, cipollotto. Poi ce ne sono varie versioni, quella di Bangkok comprende anche le noccioline. Ed ecco finita anche questa puntata di Food Wars e questa mangiata dal famoso Tip Samai di Bangkok, specializzato nel pad thai. Cosa dire di questo ristorante? Di difficile valutazione, perché come avete visto la mangiata di questa sera è stata veramente on the road nel vero senso della parola. È stata divertente, ma dal punto di vista alimentare non al massimo dell'igiene, direi, o almeno non come siamo abituati di solito in Occidente. Il pad thai era buono, a dire la verità, era piuttosto buono, devo dire, tutte e due le versioni, soprattutto quella con la polpa di granchio, anche se devo dire che la mia ragazza la fa meglio personalmente. Quindi vabbè, non vale secondo me la coda di 2 ore che bisogna aspettare, e non vale neanche il fatto di doverla prendere per l'esportazione. Se si vuole mangiarla in loco, mangiarla per terra sul marciapiede, perché non ti puoi sedere sui tavolini in parte, perché la concorrenza non vuole, chiaramente. Il fatto oltretutto che qui a Bangkok sono 35 gradi e ci sono le macchine che continuano a buttarti smog in faccia non aiuta sicuramente. Quindi se volete mangiare un buon pad thai, sapendo che il piatto nazionale si può mangiare dappertutto in Thailandia, non vale la pena di venire qui a Tip Samai, a meno che non volete veramente assaggiare e venire qua a fare 2 ore di coda. In ogni caso, da questa sera noi abbiamo fatto questa esperienza divertente, un po' inusuale ma non del tutto positiva, e vi saluto per la prossima serata e per la prossima mangiata qui con Food Wars. Ciao a tutti e alla prossima!